Ma mi devo svegliare, capito perché? Sono ancora a dormire proprio. Prendo pure lungo, ti dico la verità, Ciao a tutti, sono Gianluca Frabotta, esterno sinistro del Cesena. No, aspetta. Allora, questo inizio di stagione sicuramente è stato positivo, sia per la squadra sia a livello personale. Sono molto contento perché mi sono trovato in un gruppo sano, quello l'ho notato sin da subito, e quindi sono molto contento di questi primi mesi. Del gruppo sono molto contento perché dai, quando organizziamo comunque riusciamo a organizzare spesso cene di squadra, siamo tutti insieme, in questo secondo me aiuta molto a fare gruppo, no? E sono contento perché dai, ci divertiamo oltre a lavorare comunque seriamente, perché essendo un gruppo sano riusciamo a distinguere le cose, no? Sia divertirci fuori dal campo e in campo, ma anche lavorare bene, che poi è la cosa importante. Sì, diciamo che negli ultimi anni ho vissuto un po' delle montagne russe, no? Perché comunque dai, i primi anni di carriera ho giocato a livelli altissimi lì alla Juventus, e sono stati anni bellissimi, no? E poi purtroppo ho avuto qualche infortunio che un po' mi ha rallentato. Ho avuto delle esperienze magari non troppo positive, che poi sono esperienze che comunque servono sempre, no? Che comunque ti formano sia nel carattere che in generale. E diciamo che poi l'anno scorso c'è stata comunque questa esperienza in Inghilterra, che io l'ho visto come sicuramente uno degli anni più difficili per me calcisticamente, perché si sono sommate comunque molte cose che sono state difficili per me, e quest'anno dai, diciamo un po' per me è l'anno del riscatto, perché comunque sono in un posto dove mi sto trovando molto bene, dove sono contento, e quindi è il posto giusto veramente dove poter far bene e essere felici, dai. Allora, il mio arrivo a Cesena poi è coinciso dai, anche con un mio cambio di mentalità, perché comunque dopo che comunque ho passato degli anni difficili, faccio sicuramente più attenzione alle piccole cose, no? Cerco di molte volte nelle giornate in cui comunque sono più felice oppure mi diverto, ci faccio più caso. Comunque sono qua a Cesena che mi alleno con un gruppo sano, in questo gruppo comunque tutti bravi ragazzi, c'è anche il mio migliore amico, no? E tante volte comunque mi soffermo su questa cosa a fine allenamento, ci faccio caso, e è importante rendersene conto e farci caso, secondo me, quando una persona è felice e sta veramente bene. Bisogna godersela appieno. Allora, qua a Cesena ho rincontrato uno dei miei migliori amici, che è Andrea. No, è stato molto importante che ci fosse anche lui qua, perché comunque dai, era anche un nostro sogno quello di giocare insieme, perché sin da piccoli abbiamo sempre giocato ai campetti, così ci siamo allenati insieme, e quindi dai, era una cosa che volevamo fare,
e mi ha aiutato tanto qui quando sono arrivato a Cesena, un po' in tutto quanto, no? E quindi penso che anche questo è stato un po' il segreto per la quale sono riuscito a trovarmi subito bene, a iniziare bene con la squadra e niente, sono contento di questo, speriamo di continuare così. No, per me l'arrivo di Gianluca è stata una sorpresa, perché ero al mare a Cesenatico, mi chiama e mi dice guarda, sto partendo da Roma che vengo a giocare lì. Io all'inizio non ci credevo, poi l'ho insultato un pochettino perché ho detto mi dovevi avvisare qualche giorno prima, mi ha tenuto tutto nascosto, e invece poi alla fine si è realizzato quel sogno che avevamo fin da piccoli, e non c'è cosa più bella che arrivare la mattina nello spogliatoio, trovarlo, ridere e scherzare con lui. Sì, diciamo che è stato avvantaggiato rispetto agli altri, più che altro ecco, gli ho sempre raccontato tutto quello che è il nostro mondo, quello che è la nostra forza, e quindi lui sicuramente si è subito ritrovato in questo qui, perché poi io ne ero anche sicuro perché conosco il ragazzo che è Gianluca prima del calciatore, quindi su quello non avevo dubbi. E poi ecco, la cosa che è più bella, come ha detto lui una volta in un'intervista, è quando arriva al campo, c'è il sole, ridiamo e scherziamo con il tuo migliore amico, ecco, penso non ci sia cosa più bella. Il primo ricordo che ho di Andrea sicuramente alle medie, quando giocavamo contro... Allora, ma ti spiego una cosa, come funzionava. Perché alle medie c'erano 2 ore di ginnastica, ok? E quindi io e lui facevamo i capitani della squadra, perché giocavamo sempre a calcio, facevamo le partitelle. Uno faceva la sua squadra, uno faceva l'altra. Poi, se io vincevo con la squadra mia, lui non mi parlava fino all'ora dopo di ginnastica. Devo spiegare una cosa io però, vai. Lui non ti parlava fino all'ora dopo perché era incazzato che doveva vincere, non ti parlava fino all'ora dopo, che allora devi aspettare che se vincevi allora forse ti riparlava, se no fino all'altra ora, un'altra volta di ginnastica, basta, non ti parlava, capito? Tutto vero, però eravamo in 3 che giocavamo a calcio in quella classe. Vero. Lui si prendeva quello che giocava a calcio, noi erano in 2 e io ero da solo, e quindi è normale che poi dopo alla fine io impazzivo perché non ne vincevo più a un certo punto e non ce la facevamo più. Adesso la domanda è, ma anche adesso nelle partitelle di fine allenamento è così? Sì, ti dico, su per giù è la stessa cosa, è cambiata poco la situazione, che magari invece di una settimana passa 2 giorni che non ti parla, poi... Ma perché poi viene là, mi inizia a cercare, mi inizia a chiamare, io quando perdo la partita devo stare un attimo, 10 minuti da solo, e chi si avvicina subito è un po' fastidioso. Racconto questa cosa, praticamente io, da quando sono arrivato a Cesena, c'è questa cosa che il giovedì non ho mai pagato il pranzo. Non so, a Cesena funziona così perché il giovedì noi al campo facciamo la lunetta, che sono i tiri praticamente da fuori area, e io faccio la sfida con Andrea dei tiri e ci giochiamo il pranzo. E da quando sono arrivato, 3-4 mesi, il giovedì non ho mai pagato il pranzo. Poi, se vuoi capire, capisci. Una cosa che non mi aspettavo, cioè che comunque Andrea mi aveva detto, però sai, fino a che poi non lo vivi non lo riesci a percepire bene, è comunque il calore pure che c'è allo stadio, perché ho giocato qui 2 volte, però sempre da avversario, comunque giocarci con i tifosi che ti danno una mano, comunque che cantano, e di stadi comunque ne ho visti tanti, ho giocato anche partite importanti, però qui veramente danno una carica incredibile dal primo all'ultimo minuto. Poi è bellissimo quando vinciamo che cantiamo Romagna mia alla fine, che ho imparato. Gira. Che ancora non si è imparato Romagna mia. Imparata. Mi metto vicino a lui. All'inizio mi mettevo vicino a lui, capito? Adesso la so tutto. È partita tutta la risultanza, quella Spezia è partita tutta da lui. Un giorno viene, cioè il giorno prima della partita con lo Spezia, viene in camera da me e mi fa: Andrea, domani se succede dobbiamo fare risultanza insieme. Ho detto che facciamo? Poi lui ha iniziato con questo telefonino, ha cercato tutte le risultanze
e è uscita quella di Dybala e Pogba quando erano alla Juve. A me diciamo era quella che piaceva di più perché poi lui è un po' più particolare, lui iniziava intanto a ballare, a fare cose strane che non so per me, e allora ho detto va bene, facciamo quella lì. Poi il caso ha voluto che ecco, io ho fatto assist e lui ho fatto gol, ed ecco, quindi è stato sicuramente un altro momento bello da poter condividere con lui, e speriamo di poterne fare altre più che altro. Sì, capito, mi devo un po' accontentare perché io farei qualche balletto, tutto, capito, qualche cosa un po' più particolare, invece devo andare a cercare qualcosa di semplice perché giustamente, cioè. Ricordo non si acchiappavamo il dito. Abbiamo detto che io sto fermo e lui mi cerca il dito, in poche parole. Però se tu vedi una foto non è che siamo presi proprio bene. No. E 3, 2, 1. Il cross sul primo palo che passa, arriva il pareggio del Cesena. Il gol pallone per Frabotta che controlla. La doppietta di Gianluca Frabotta, la ribaltata il Cesena. Sì, è stato un momento particolare anche perché penso di comunque aver iniziato qui a questo percorso a Cesena con consapevolezza, e penso che i 2 gol mi hanno aiutato anche, no? Ad avere più fiducia e più sensazioni positive. Sicuramente la doppietta non è assolutamente la cosa più importante per me di questo inizio di stagione, perché comunque aver ritrovato la fiducia, sapere che sono nel posto giusto ed essere felice, questo sicuramente è la cosa più importante di questo inizio di stagione e di cui ne sono più contento. Ti dico la verità, vabbè, ho fatto gol fuori casa, però sarebbe bello fare pure gol sotto la curva, No? Gol sotto la curva, esultanza là. Bello. E poi? Speriamo presto, e poi dai, cantiamo Romagna mia tutti insieme. Romagna mia. Ma questo è un altro. Romagna, fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore.